Lightning Service Provider. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Oggi parleremo di un attore che è diventato fondamentale per l'utilizzo di Lightning Network. Sto parlando del Lightning Service Provider, detto anche LSP. Ma non perdiamoci troppo in chiacchiere e vediamo subito che cosa sono questi LSP. Prima però dobbiamo avere chiaro come funziona il Lightning Network. Ne abbiamo già parlato in un video passato, ma facciamo un breve riassunto. In pratica noi andiamo a vincolare dei fondi on-chain con una controparte e ci spostiamo sul layer successivo per spostare questi fondi. A questo punto potremo fare transazioni illimitate per quanto tempo vogliamo e a costi bassissimi, finché non decidiamo di tornare on-chain andando a svincolare i fondi bloccati in precedenza ma con il saldo aggiornato. Il saldo è l'insieme di tutti i pagamenti che si sono fatte le due controparti e che vengono salvati in un registro a parte che solo le due controparti conoscono e che hanno il compito di aggiornare ogni volta che viene fatta una nuova transazione. Ora, in linea teorica, io potrei fare questa operazione con il mio salumiere di fiducia, ma le transazioni sarebbero limitate a noi due, a meno che il salumiere non abbia dei canali aperti con qualcun altro. In questo modo io potrò sfruttare il salumiere per pagare la terza persona. Il problema principale è che serve della liquidità sul canale. Se io e il salumiere abbiamo 100.000 sats per poterceli scambiare e poi io devo pagare 250.000 sats il meccanico che ha un canale aperto con il mio salumiere, ecco che però io non posso fare la transazione perché il nostro canale non è abbastanza grosso. Dovrei allora aprire io stesso un canale con il meccanico oppure sperare di avere un canale aperto con qualcun altro che abbia una capienza sufficiente per poter far passare il mio pagamento e che abbia a sua volta un canale aperto con il meccanico, altrimenti è inutile. Ecco, in questo breve riassunto abbiamo visto i principali pregi e difetti del Lightning Network. I pregi sono la velocità delle transazioni, la possibilità di farne infinite e i costi che sono bassissimi. I difetti sono il fatto che serve della liquidità per operare sul Lightning Network. Dobbiamo mettere un quantitativo adeguato di fondi in base alle spese che faremo, altrimenti non saremo più in grado di pagare. Inoltre, per tenere aggiornato il nostro saldo con la controparte, dobbiamo sempre essere online. Ultima cosa, dovremo aprire un canale per ogni controparte con la quale vogliamo effettuare delle transazioni, a meno che questa non sia già collegata a noi attraverso un'altra persona. Insomma, piuttosto complicato. Oltre a questo va aggiunta la complessità di creare un nodo Lightning per poter aprire dei canali. Ma ecco che ora arrivano in soccorso gli LSP. Prima di continuare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè utilizzando il QR code che compare durante il video oppure sfruttando il Lightning address presente in descrizione. E qual è il modo migliore per conservare i vostri bitcoin che non volete trasferire per nessun motivo? Beh, conservarli su un hardware wallet. Se dovete quindi acquistare un hardware wallet potete usare il codice PLUC per avere un 5% di sconto sull'acquisto dei prodotti Bitbox, come il Bitbox 02, del quale trovate anche il tutorial completo sul mio canale. Bitbox 02 è un signing device molto semplice da utilizzare, open source e di produzione svizzera. Un ottimo compromesso tra semplicità di utilizzo e sicurezza dei vostri fondi. Vi lascio il link in diretto in descrizione, vi ringrazio di cuore e ora andiamo avanti. Abbiamo detto che per riuscire ad utilizzare Lightning Network nella maniera più efficiente possibile serve della liquidità, servono dei soldi sostanzialmente. Devi aprire dei canali sufficientemente grossi per poter far fronte alle tue spese. Ecco, sostanzialmente gli LSP si occupano di gestire la liquidità al posto vostro e di creare per voi una serie di connessioni con altri grossi nodi in modo tale che voi riusciate sempre ad effettuare un pagamento. Ma proviamo a distinguerli un attimo e a vedere come si comportano nella pratica. Un LSP può essere semplicemente un grande nodo con tanti bitcoin. Il suo compito è quello di creare un ponte con altri nodi e dare la possibilità di fare pagamenti veloci anche di importi piuttosto consistenti. Investirà quindi una quantità di bitcoin da mettere sul nodo e in cambio chiederà una commissione a chiunque userà la liquidità per effettuare un pagamento. Tutto chiaro? Proviamo a fare un esempio ancora un po' più pratico. Io mi sono creato il mio nodo in casa e ho aperto un canale di pagamento con il nodo A. Ora, io voglio pagare il mio meccanico, ma non ho un canale aperto con lui, però so che anche il mio meccanico ha un canale aperto con il nodo A.
Io quindi posso pagare il meccanico passando attraverso il nodo A, sfruttando la sua liquidità. In cambio di questo passaggio, il nodo A mi chiederà una piccola commissione. Questo processo si chiama routing, magari ne avete già sentito parlare. Ora, essendo il nodo A molto grosso, non avrà solo una richiesta come la mia, ma ne avrà parecchie. E a tutte queste chiederà una commissione, avendo così un ritorno economico per aver fornito la sua liquidità. Oggi gli LSP si sono evoluti e sono nate delle soluzioni molto interessanti, come per esempio Phoenix. Phoenix è un wallet non custodial, quindi è sostanzialmente un'applicazione con un nodo Lightning al suo interno, che però è connessa solo ad un unico nodo, quello di Async, che è la società che ha creato il wallet. In questo modo Async gestirà gli stradamenti dei pagamenti e ti fornirà anche della liquidità, migliorando notevolmente l'esperienza utente e portando il tasso di fallimento dei pagamenti vicino allo zero e lasciando la custodia dei fondi in mano all'utente. Anche Breeze fa un lavoro simile, è un LSP che ha anche un wallet. A differenza di Phoenix però ti lascia più libertà di movimento. Puoi decidere di usare il suo LSP come nodo, avendo così un migliore instradamento dei pagamenti e la possibilità di effettuare transazioni anche consistenti. Oppure puoi decidere di aprire dei canali con chi vuoi, assumendoti però il rischio nella scelta della controparte. Tutto questo lasciandoti la proprietà dei fondi, anche Breeze. Anche Breeze quindi si prende delle commissioni per il servizio che ti offre. Queste due soluzioni richiedono comunque un minimo di gestione dei canali, perché appena ne aprite uno, per esempio, non potete ricevere, ma potete solo pagare, anche se Phoenix in realtà ti fa ricevere lo stesso, ma ti fa pagare delle commissioni, ma non entriamo nei dettagli adesso. Prima di continuare volevo ricordarvi che anche il 2025 sarà pieno di conferenze in tutta Europa. Ma la prima che vi consiglio è quella alla quale è obbligatorio partecipare, ragazzi, è proprio in Italia ed è a Brescia. Sto parlando del BitCare Forum 2025. Il BitCare si è già imposto come la principale conferenza italiana, con i migliori divulgatori italiani in circolazione. La conferenza sarà tutta in lingua italiana e ci saranno diversi palchi e tanti workshop, quindi vietato mancare. Ci vediamo il 10 maggio a Brescia, mi raccomando. Vi lascio il link diretto al sito in descrizione per poter acquistare i biglietti e se utilizzate il codice PLAC avrete un 10% di sconto sul prezzo del biglietto. Io non ci guadagno niente, ma lo sconto è tutto per voi, ragazzi, quindi mi raccomando non mancate e affrettatevi perché stiamo quasi finendo i biglietti e quindi forza! Altra conferenza da non perdere, questa volta internazionale, è il BTC Prague 2025 che si svolgerà a Praga dal 19 al 21 giugno. La conferenza più grande d'Europa con speaker internazionali, una zona expo piena di aziende del settore e tanta gente con cui passare 2 splendide giornate. Se siete indecisi io vi consiglio di prendere anche solo il biglietto expo che vi dà accesso solo alla zona espositiva, ma fidatevi che anche lì ci sarà veramente tanta gente, tanti palchi, tanti ospiti e tantissimi espositori, vedrete che ne varrà la pena. Tra l'altro affrettatevi anche qui perché i biglietti expo stanno per terminare. Comunque se volete sapere di cosa si tratta andate sul mio canale e trovate un video dedicato alla zona expo e un video dedicato al main stage. Anche qui 10% di sconto se usate il codice PLAC, link in descrizione per i ticket. Ci vediamo anche a Praga, mi raccomando. Poi abbiamo anche un altro evento in cui invece sarò speaker, che è il Bitcoin Pizza Day il 24 maggio a Rimini. Una giornata per ricordare le 2 pizze pagate ai 10.000 Bitcoin dall'Aslo nel lontano 2013. Questo sarà un bel ritrovo per poter scambiare 4 chiacchiere tutti insieme, ma con anche tanti interventi da parte di molti speaker, tra cui io. Quindi mi raccomando, non mancate neanche a Rimini. Codice BPD2025 per avere 5 euro di sconto, mi sembra, sul prezzo del biglietto. Bene, andiamo avanti. Ultimamente è uscita una soluzione che sto apprezzando molto perché a mio avviso semplifica ancora di più l'utilizzo non custodial di Lightning. Sto parlando di BitKit, un wallet non custodial che ha la sua parte on-chain e la sua parte Lightning, ma a differenza dei 2 esempi di prima, BitKit apre un canale con il suo LSP e ti fornisce già anche tanta liquidità in ingresso, in modo tale che appena aperto il canale tu puoi già ricevere pagamenti senza dover compiere nessuna azione. Questa secondo me è un'ottima opzione perché viene ancora di più incontro alle esigenze di chi ha le prime armi. Ovviamente poi BitKit vi dà la possibilità anche di aprire canali con i nodi che volete voi, ma la soluzione offerta dal loro LSP è un ottimo punto di partenza secondo me. Trovate anche un video sul canale, è un video tutorial, quindi andatelo a guardare. Insomma, abbiamo capito che ad oggi gli LSP sono dei facilitatori di Lightning.
un po' come degli internet service provider per quanto riguarda internet. Una volta dovevate crearvi tutte le connessioni voi, oggi vi arriva un modem a casa e praticamente siete a posto sostanzialmente. Inoltre, se immaginate Lightning come un'enorme arteria autostradale, gli LSP sono il vostro GPS per andare da un punto A ad un punto B nel più breve tempo possibile e al minor costo possibile. Ragazzi, io direi che ho detto tutto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like e ditemi la vostra nei commenti, mi raccomando. Noi ci vediamo in un nuovo video. Ciao!